Benvenuti nel mio canale. La nostra serie, ogni episodio più emozionante e intrigante dell'altro. Siamo qui con il nuovo episodio di qualcuno che è diverso. Kenan vede Idris nella foto fornita dalla signora Musarraf. Lo condivide con Leila. Sebbene Leila affermi che la questione non la riguarda, ora anche Kenan è coinvolto nella questione. Idris si insospettisce quando Nevin Anim non apre la porta e chiama Turan. Quando apre la porta ed entra, vede la signora Nevin che giace priva di sensi. Viene portato urgentemente in ospedale. Nevin non sopportava la possibilità di perdere suo figlio Kenan e si suicidò. Turan va da sua moglie prima che Musarraf possa dirle la verità. Guardando la discussione tra Leila e Kenan, Nuray e sua zia pensano che Kenan sia la loro unica salvezza. Idris deve andare in ospedale con la signora Nevin. Leila scopre anche che la madre di Kenan è stata ricoverata in ospedale. Idris lascia l'ospedale con l'arrivo di Turan. Anche Leila va a visitare l'ospedale. Incontra Idris in ospedale. Ma Leila non riesce a prenderlo, se lo lascia scappare. Osgur dice a Tahir che può salvarlo dall'esecuzione concedendogli un prestito a tasso zero. Kenan è interessato a questo problema perché pensa che Idris abbia qualcosa a che fare con il negozio di giocattoli. Leila mostra a Turan la foto data dalla signora Musarraf. Dice che Idris è coinvolto in questa faccenda e che anche lui lo ha visto in ospedale e non è riuscito a prenderlo. Kenan Musarraf chiede alla signora Idris di Idris e ottiene informazioni sulla moglie di Idris. Sadiq si chiede perché sia venuto il pubblico ministero. Musharraf dice di aver fatto delle ricerche su suo figlio. Sadiq dice di aver tentato invano perché suo figlio è morto. Musharraf si arrabbia e dice che non le darà le proprietà di suo marito. Kenan sa che Doan e Idris hanno un legame. Doan ha dichiarato di essere l'uomo di Idris nel video che ha inviato a Kenan. Lui ha spiegato. Kenan cerca di scoprire il prima possibile come hanno comunicato Idris e Doan. L'ufficiale di polizia di Refik dice che Idris ha portato la signora Nevin in ospedale e che lo conosce anche il procuratore capo di Turan. È interessante notare che mentre Idris veniva ricercato, il procuratore capo di Turan lo conosceva ma non ha fatto nulla. Kenan va a trovare sua madre in ospedale. Nevin dice che ha molta paura di perdere suo figlio. Kenan dice che per poter dimenticare sua madre, lei deve essere morta o aver perso la memoria. Leila va da Nevin. Nevin dice che Kenan è molto innamorato di Leila. Dice a Kenan di non turbare Leila. A Kenan piace quando sua madre parla a Leila di Kenan. Leila, Turan chiede al procuratore capo di Idris. Leila e Turan chiedono informazioni su Idris al procuratore capo. Ma Turan lascia senza risposta le domande di Leila e chiede tempo per spiegare. Kenan va a parlare con Leila. Kenan non può stare lontano da Leila, vuole sempre stare con lei. Ma non può spiegarlo a Leila. Kenan dice a Leila che ci sono cose che non può spiegare, ma la ama ancora. Le parole di Kenan fanno arrabbiare Leila. Ma Kenan sa che anche lui la ama ancora. Leila si arrabbia molto e fa arrestare Kenan. Kenan trascorre la notte in custodia. Tahir è molto triste perché non è riuscito a realizzare nulla nella sua vita. Condivide i suoi problemi con Leila. Tahir condivide i suoi problemi con Leila e chiede se Leila lo perdona. Leila, invece, dice che è più importante se la famiglia della ragazza che ha ucciso in un incidente stradale la perdona. Quando Tahir si alza, arriva sua madre. Sentì Tahir e Leila parlare. Dice che Nuray non è incinta. Idris dice a Sadiq che il figlio della signora Musharraf non è morto. Idris dice che non può uccidere. Sadiq si arrabbia molto per quello che ha detto Idris. Idris dice che Kenan Öztürk è il figlio della signora Musarraf. Idris dice che la fine della strada è arrivata e deve riunirli. Sadiq neutralizza e imprigiona Idris. Leila dice a Nuray che sa di non essere incinta. Spiega l'impotenza di Tahir e dice che non ha il diritto di farlo. Nuray spiega di averlo fatto per paura di essere abbandonata. Leila è d'accordo con Nuray. Ma devono spiegare la questione a Tahir il prima possibile. Murat va alla stazione di polizia e prende Kenan fuori custodia. Prende i suoi effetti personali, ma la chiavetta USB inviata da Doan rimane alla stazione di polizia. Tahir torna a casa con un mazzo di fiori per Nuray.
Dice che sarà un buon padre nonostante tutto. Non possono spiegare che Nurai non è incinta. Salk minaccia il detective assunto dalla signora Musarraf e gli chiede di dire alla signora Musarraf che suo figlio è morto. Kenan trova il telefono su cui hanno comunicato Doan e Idris. Chiama Idris. Ma Idris è nelle mani di Sadk, non può rispondere al telefono, ma capisce che Doan sta chiamando. Kenan trova la posizione di Idris dall'applicazione. Tahir va a casa della ragazza che ha ucciso in un incidente stradale per scusarsi con la sua famiglia. Anche se all'inizio la famiglia non vuole parlare, in seguito accetta. Tahir spiega che è molto dispiaciuto e prova rimorso, esprime il suo rammarico, si scusa e chiede perdono. La famiglia comprende il rammarico di Tahir e dice di perdonarlo. Vogliono che non compaia più davanti a loro. Refik Komser, la farina di Kenan per Leila, restituisce la memoria flash che contiene. Leila è molto curiosa di sapere cosa c'è nella memoria flash. Turan, il procuratore capo, dice a Leila che Kenan è stato adottato e che l'ha lasciata perché era depresso. Ciò che racconta di Idris non convince Leila. Turan gli dice di dire la verità, altrimenti la troverà da solo. Leila ha detto che Idris era nella foto fornita dalla signora Musharraf. Chiede se Kenan è il figlio di Musarraf. Turan lascia la domanda senza risposta. Il detective dice alla signora Musharraf che suo figlio è morto. Ma la signora Musharraf non accetta e lo licenzia. Kenan arriva nel luogo in cui è tenuto Idris. Le mani di Idris sono legate. Le persone armate catturano Kenan. Sadiq ordina di uccidere sia Idris che Kenan. Kenan si trova improvvisamente sotto pressione e Doan ritorna. Leila prende la memoria flash e la collega al computer. Leila è scioccata dalle confessioni di Doan. Leila inizia gradualmente a capire il motivo dello strano comportamento di Kenan. Puoi supportarmi esprimendo i tuoi pensieri su questo argomento nei commenti. Non dimenticare di mettere mi piace al mio video e di attivare il pulsante di notifica. Arrivederci.